ogni volta che c'hai l'impulso che devi chiamare qualcuna, che devi fare sesso, vuol dire che devi correre. Prendi, buttati, vai e corri e sfondati, casca per terra con la lingua di fuori. Ogni fine corsa ero contento di essere, ed è per questo che sei informissima, quindi. No. Basement. Bella raga, bentornati al Basement. Sta per cominciare una nuova puntata, non vi voglio rubare altro tempo, ma solo provare quantomeno a trasmettervi un po' di emozioni che sono arrivate da questa puntata. Sì, è vero, quello che leggete è vero, Rocco Siffredi è passato dal Basement. È stata una puntata, come potete leggere anche già dal minutaggio, molto lunga, ma molto molto densa, veramente una cosa pazzesca. Probabilmente vi assicuro non metterete pausa nemmeno un secondo, o più che altro vi sembrerà che il tempo sia volato quando arriverete alla fine, perché davvero sono state affrontate tante tematiche. Mi ha colpito tantissimo la personalità di Rocco, il suo pensiero. È una puntata completamente diversa da quella con Valentina Nappi, nonostante ci sia il tema del porno dentro, ma probabilmente un Rocco Siffredi così penso che non si sia mai visto. Si è parlato di vita, si è parlato di tante cose, molti concetti, molti ragionamenti vanno al di là del porno e sono probabilmente pensieri che possono appartenere anche a tante altre vite che potrebbero sembrare diverse tra di loro. Non c'è bisogno che io vi introduca Rocco Siffredi, è una puntata difficile da inquadrare, ma una puntata che bisogna vivere, e quindi passate dal Basement anche voi. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati intanto, grazie mille come sempre per essere qui. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando o ascoltando su YouTube, dove potete commentare, fare quello che vi va, ma se ci state guardando e ascoltando da altre piattaforme, grande, continuate a farlo, perché siamo sempre di più, questa è la cosa più bella e come dico sempre fa succedere, accadere cose magiche come quella che sta accadendo adesso, perché sta succedendo. Rocco Siffredi è passato dal Basement. Ciao Rocco, grazie mille per essere qui, grazie. Ciao, grande. Grazie. Avrei potuto dire solo Rocco, perché tu sei riuscito a, insomma, pochi possono dire solo il nome e già capire in tutto il mondo di chi stiamo parlando. Quello che hai appena detto è bello, perché è successo 2 anni fa agli AVN, gli Oscar del porno. Il proprietario dell'AVN mi ha presentato come hai detto tu, mi ha detto: the only actor in the world which you just say your name, only Rocco, it's enough. Perfetto, vedi, siamo allineati. No, perché è vero, è incredibile questa Sì, cosa qui, pochissimi sarà forse perché il mio nome è strano. Quando ero bambino ero talmente arrabbiato con mia madre, perché scendevo giù e tutti nelle case popolari mi dicevano Rock la Marroc, Rock la Marroc, la Marroc la Panocchia, e io dicevo a mia mamma: perché mi ha chiamato Rocco? Perché? Poi c'è una storia particolare, perché mi ha chiamato Rocco. Qual però è il motivo? E si era suicidato mio zio, ammazza. che era... Io mi chiamo Antonio, infatti io mi chiamo Rocco Antonio, solo che io nasco, mi chiamo Antonio. Dopo 2 settimane si uccide mio zio per amore, romanticone, si uccide, mia madre va al comune, mi cambia il nome, però mi tiene Antonio. Infatti il figlio successivo, mio fratello più piccolo, si chiama Antonio. Vedi, lì è stato il link. Però c'è una storia pazzesca, perché poi questo nome, come abbiamo detto, mi ha portato tanta fortuna per più motivi. Il primo, mia madre disse: basta che dici così, Rocco, tienga una Marroc in mezzo alle cose per te, per mamma e per sorte. E io, boom, hanno smesso tutti, ti giuro. Io mi ricordo, ero bambino e dicevo e allora mia madre rideva, perché però ha avuto, come dirti, è stata lungimirante, perché ci ha visto lontano. Mazza, cioè, dato subito bambino, la firma ci ha messo. Ero subito. bambino, però evidentemente lei in qualche modo sapeva. Ed è pazzesca questa storia. Allora, solo storie forti, devo dire, Rocco, che ti riguardano. Sì. Vabbè, insomma, sono contento che tu poi tra una cosa e l'altra sia qui proprio in questo momento. Io sono reduce dopo aver avuto la fortuna di poter vedere in anteprima la tua serie. Ne avevamo già parlato con Ale Borghi quando è venuto qui, ne abbiamo parlato tanto anche poi privatamente. Ero mega, oggi si dice in hype per questa cosa qui, sì. Però ero l'ho trovata pazzesca. L'ho trovata pazzesca soprattutto perché come dire, non mi aspettavo tante cose della tua vita che sono raccontate lì. Ovviamente tu sei conosciuto in tutto il mondo per il tuo carattere, per quello che fai, eccetera, ma ci sono tante cose. Hai detto il tuo carattere. Infatti hai detto il tuo grande carattere, peraltro, il tuo grande carattere. E non mi aspettavo una storia. Poi tra l'altro non è... Cioè, per quanto ci sia tanto sesso dentro, non è mai volgare gratuitamente. No.
era una di quelle cose che finiva la puntata e poi stavo lì a dire ok, cavolo, è successo, mamma mia, questo, ma allora ecco perché questo, ecco perché quest'altro. Come ha detto il grande Borghi, Alessandro, che è stato pazzesco in tutto, sia dall'approccio che alla continuità, alla sensibilità, perché non dimentichiamo che lui è un fan, nasce come fan mio anche, quindi come dice lui Rocco, quella roba là già è ovunque, se vogliono vedere quella roba lì, l'hai fatta bene, è tu, stata, nel senso di... non serve che la facevo io, questo infatti è la chiave. Ti dico, l'altro ieri, l'altro ieri, sì, oramai sono un po' perso, c'è stata la van premiere, la prima volta che è stata fatta vedere al pubblico in Italia, una festa bellissima. Quella a Roma, no? Sì, a Roma, bellissima, organizzata al top. E devo dire che io avevo lì una ventina di amici che mi conoscono da quasi 30 anni, o qualcuno anche 30 anni, di cui il mio montatore, quello che monta i miei film, e amici di Rosa. Io con Rosa sono insieme da 30 anni, quindi mi conoscono, sanno le storie, sanno tutto. Come te, nessuna e nessuno si aspettava qualcosa del genere, erano tutti sorpresi positivamente. Sì, ma poi veramente il cast super, i ragazzi... vabbè, io non so chi ha fatto il casting, fantastico. Però è pazzesco. Sì. La bravura dal bambino, sì, dal più piccolo al più grande, ma anche i personaggi alternativi. Ad esempio, nessuno parlerà forse di Caracciolo, c'è un attore che ha interpretato Franco Caracciolo, che poi è il nome che io ho dato a mia moglie come cognome, perché lui è un nobile in realtà. Ragazza Coccodè, non so, tu sei molto giovane. No, però credo... quando io ho sto brutto problema che mentre vedo un film poi succedono delle cose, guardo subito a vedere chi è quest'attore, cosa ha fatto, oppure chi è questa persona di chi parla, e quindi ero andato a vedere poi chi è chi si riferisce. Nella storia si vede benissimo, cioè si traspare benissimo la nostra amicizia con lui, però che non è stata facile, perché negli anni '80 avere un ragazzo che era gay, ma che esternava il fatto di essere gay, quindi era un ragazzo che era molto effeminato e con la quale tu decidi di diventare amico, non era semplice, perché avevi paura dei pregiudizi, avevi paura che come si dice, ti danno la stessa etichetta, quella roba lì. E lì era abbastanza pesante. Poi invece scopro che era il più grande amico che ho avuto in quegli anni là, era l'unico che veniva a casa mia, mangiavamo insieme, andavamo al cinema. E purtroppo lui se ne va, io torno dagli Stati Uniti, mi ricordo un periodo negli Stati Uniti, ritorno, lo cerco, vado a casa, non lo trovo, la sorella mi dice è morto, e mi ricordo questa roba qui, ma cioè com'è morto? Un incidente? No, HIV. Ma perché non lo sapevo? Perché lui aveva paura a dirtelo, aveva paura che tu poi non ci stessi più questa vicino. amicizia qui. No, che proprio perdeva l'amicizia. Questa è stata una delle cose più terribili. Ho incontrato questo attore che l'ha interpretato l'altra sera, piangeva, talmente era sensibile, e quindi mi ha ricordato benissimo lui. Per chi non conoscesse alcuni personaggi, alcuni di loro sono pazzeschi, ma lo stesso Schicchi. Lui è Schicchi impersonato, è tornato tramite lui. Quindi voglio dire tutti, perché io poi li ho vissuti. Certo. Uno solo era un po', quando l'ho conosciuto, un po' diverso, era proprio Super Sex, perché Super Sex è come te, è grosso, una bestia, cioè arriva e lì. E lui era tutto piccolino, però la faccia era uguale. Anche perché poi Super Sex, il titolo, che ovviamente uno pensa Super Sex perché è il titolo della serie di Rocco Siffredi, in realtà parte da un fumetto che tu avevi incrociato nella tua vita da piccolino. Tutto parte da lì. E poi tu incontri davvero, è come se tu incontrassi Spider-Man, cioè nel senso tu leggevi Spider-Man da piccolo e lo incontri. Invece nella tua adolescenza, ora non farò spoiler perché comunque poi la serie la guarderanno tutti, credo. Ma è la verità. Super Sex è stata la folgorazione che purtroppo non è arrivata come voleva mia madre, perché mia madre voleva che facessi il prete. Sì, diciamo che c'è stato è stata la folgorazione, una piccola deviazione diversa. È proprio reale, giornalino che trovi per strada, te lo porti a casa, e per me ogni pagina era una mia fidanzata.
Quindi, e lì quanti anni avevi effettivamente 12, come quando nella 11, serie, quindi eri piccolo. sì. Quindi insomma in questi giorni sono stato, cioè se già ero veramente curioso di chiacchierare con te, di conoscerti, con la serie diciamo si è amplificato tutto, mi ha fatto, adesso lo prendo come un complimento, cioè appena sei entrato la prima cosa che mi hai detto... Dovevi fare l'attore per noi, dovevi fare, cioè, abbiamo bisogno di uomini come te, ragazzi come te. Mi hai invitato a Budapest, adesso Devi venire a Budapest. fare un giro da quelli, anche perché tu vivi ormai Sì, da quanti sì. anni? Da più di 20 anni. Sono più di Sì, 25 anni lì. Che hai scelto di fermarti lì. Sì, la verità all'inizio mia moglie, che adesso invece mia moglie muore per l'Italia, vorrebbe tanto non aver fatto questa scelta, ma io l'ho fatto per lei. Lei, appena è nata il primo figlio, Lorenzo, è come se si sentisse un po' persa qui, aveva bisogno dei suoi punti di riferimento, anche un po' la mamma e tutto il resto, e ci siamo tornati in Ungheria. Ma per me l'Ungheria è la salvezza, perché in realtà sono in un paese dove posso fare quello che mi piace, come lavoro, come vita. Qui in Italia sì, però l'Italia è troppo, ci sono troppe, cioè è troppo complicato fare il mio lavoro. Io non so se potrei avere un minimo di libertà tipo quello che faccio a Budapest. Ecco, a Budapest abbiamo Orban, che non è che ha una bellissima reputazione, eppure io lavoro, ho il mio studio, la chiamano la Cinecittà del porno, arrivano da tutto il mondo, vengono a girare porno da me, ma da tutto il mondo. Uno studio veramente bello, ho fatto un po' su misura come piace a me. Mi sono fatti i divani, mi sono fatto l'arredamento in generale, mi sono fatto le luci, la pittura, cioè tutto, e su 100.000 metri quadri, ambienti esterni, interni, capannoni, tutto, perché ho detto io devo poter girare qui qualsiasi cosa mi venga in mente. Io ho piantato più di 7.000 alberi per avere tutto recintato, per essere proprio ermetici. Adesso la stessa cosa in Italia si può fare, forse, chi lo sa, non ho mai capito, è legale, illegale. Quindi un discorso burocratico proprio. Burocratico, ma anche poi il passaggio, cioè Ok. a Budapest passa il mondo, a Roma chi ci viene? E quindi... No, tu dici del tuo mondo, Mio mondo, del tuo sì, mondo, sì, del mio tuo mondo, sì, Vabbè, hai mio fatto mondo. una sorta di tuo basement molto Sì. più grande con un altro tipo di... Sì, perché poi in realtà, ti dico la verità, io tutta la vita me ne sono andato in giro con questa telecamera e col grande Gabriele. Io l'altra sera mi sono molto emozionato, avevo promesso a mia moglie e a mio figlio che non avrei mai più tirato fuori una lacrima, mai più. Però non è facile. Quando tu sono arrivato mi hai detto Rocco come stai? Cioè ti dico... Per te vedere 7 puntate deve essere stato pazzesco. Immagina per me che le ho vissute nel bene e nel male, ricordi belli e brutti. Il mio gran problema nella mia vita è la mia sensibilità, alla quale non riesco mai a dare un freno. Tante persone mi dicono dovresti lasciarti scivolare. Io non ho mai dimenticato mia mamma, me l'ha sopportata dietro sempre il suo dolore, ma perché a lei e non a me? Mi sono augurato il suo dolore, mi sono detto me lo devo portare via dietro tutta la vita perché non è giusto che l'abbia ricevuto solo lei, la perdita di un figlio, tutta questa roba qui. E quindi per dirti, mi vengono i brividi solo a parlare, ma a me pensare di perdere un figlio e mi ammazzi adesso mi fai meno male. Cioè questa roba qui, io quando vedo queste persone che perdono i figli o per una questione di sai come purtroppo succede ultimamente, violenza sulle donne, tutta questa roba qui, mi vengono i brividi, ma non solo per chi lo perde, anche per l'altro lato, cioè anche per chi lo commette, perché mi dicono anche lì ci sono dei genitori, anche lì c'è qualcuno che si ritrova un figlio in galera e cosa deve avere nella testa, dove ha sbagliato, com'è possibile che questo gli è successo proprio a lui? Ecco, tutta sta roba io non riesco a farmela scivolare. Ho mia moglie a casa, a volte guardiamo la TV e basta, cambia, gira, ma che fai? È come se non riesco a distaccarmi da tutta questa roba qui. Empatizzi molto. Sì. Per questo ha a che fare credo anche con la tua vita, con quello che hai vissuto. Beh, Sì, ad esempio mia madre per me dimenticarla, come si vede nella serie, no? Che la chiamo spesso. Ecco, nella serie la chiamo spesso, nella realtà la chiamavo tutti i giorni. davvero? Tutti i giorni. Oh ma, mi ha scelto lo solo urtone. C'è il solo urtone. Se sentivo che ero un po' demoralizzata, stavo un po' di più, se no chiudevo perché si pagava, non c'era WhatsApp, quindi ero negli Stati Uniti, ero nel mondo intero, dovevo pagare ogni volta le telefonate, allora facevo tutto a posto, chiamo domani, ciao, un bacio. Per me era importante sentirla perché mia madre, con la perdita del figlio, è stata 30 anni con gli occhi lucidi.
30 anni con una rabbia, 30 anni col nero, non si è mai vestita di bianco, di blu, d'azzurro, vestita di nero, si faceva accompagnare tutti i giorni al cimitero. Per me mia madre non può essere così come non può essere nessun altro. Cioè io ho un problema con l'esistenza mia, perché sono qua oggi, non ieri? Qual è il mio compito? Perché mia madre mi ha messa al mondo? Perché mia madre tiene molto a me? Quindi per me la storia di mia madre è morta, la dimentichi? No, mia madre non può essere morta, se no non c'è una ragione perché mi ha messa al mondo. Questo certo, uno può impazzire perché non trovi mai la risposta. È morto mio cugino 4 anni fa, 2 giorni fa, ecco perché stavo male, molto male a ricordarmelo. Ti dico, io e lui parlavamo spesso di questo. Oh, il primo che muore chiama l'altro e viene a tirare i piedi, torna, dimmi. Ma io sto parlando di una persona che mi conosceva più di me stesso. Gabriele era il mio specchio, era tutto per me. E ti dico, cazzo, non è mai tornato, cioè ogni tanto me lo sogno, mi guarda, è come se mi giudica: ti stai comportando bene o ti stai comportando male? Perché lui mi ha sempre protetto, mi ha sempre portato avanti, cioè veramente Gabriele ho dovuto imparare, ecco adesso mi sta venendo il magone però lo devo superare, ho dovuto imparare a sopravvivere al porno senza di lui, perché con lui era la gioia, mi ricordo quando hanno fatto, non so se l'hai visto il documentario Rocco. Sì, l'avevo visto. Lui si incazzò. Oh, ma sei scemo, ma ti ricordi i 30 anni che noi abbiamo passato insieme, il fun, il divertimento, il mondo era veramente ai tuoi ginocchi perché eri veramente, sei stato la stella, e qui che cazzo hanno fatto vedere solo una parte tua, dolorante, Gabi, me lo chiedi a me, ma che ne so io perché decidono di far vedere quella roba lì, un po' come anche in questa serie perché dobbiamo far vedere quella parte lì. E lui era molto arrabbiato, estremamente, perché lui mi diceva sempre: Rocco, ma se non era per te, noi che facevamo a Ortona? Se non era per te che ti inventavi sta roba, ma che vita di merda avremmo fatto? Ma sai quante volte me lo diceva? Eravamo nell'aereo per Los Angeles, per la Russia, ogni volta, cioè, e poi quando finivamo le scene che io ero distrutto, mi faceva perché lui faceva la camera, vaffanculo, ma si è spezzata la schiena perché stava lì, sì, vabbè, spazio, non ti fermi mai. E poi mi diceva sempre questo, e poi mi diceva: oh, tu i soldi non li rubi a nessuno, ricordalo. Queste due cose me le diceva sempre. Gabriele era veramente un essere umano fuori dalla... Ma lui ha iniziato a un certo punto, cioè perché voleva anche lui fare con te lo stesso ma percorso? Lui, allora, c'è una storia molto pazzesca, perché se uno riuscisse attraverso una serie a raccontare tutti i dettagli, no, credo che sarebbe la serie delle serie, perché Gabriele è un altro personaggio che andrebbe raccontato a parte. Spin-off. Sì, ma a parte, perché Gabi ha una bambina di 4 anni quando io lo incontro. Io ho iniziato il porno da 6 mesi, mia mamma torna a Ortona e mia mamma mi fa: Rocco, c'è tuo cugino Gio Almare che è venuto, è tornato da Milano, lui lavorava in banca qui al Credito Italiano. Tu mi dirai: come mai? È perché il papà era invalido di guerra e all'epoca davano questi posti e gli tocca il posto in banca senza saper far niente. L'avevano sbattuto agli archivi, sotto al basement, quello ancora più giù, sì, perché doveva mettere a posto gli archivi, nient'altro. Ma non era comunque soddisfatto, diciamo. No. E lui... vedeva te dall'altra parte, bravo, che stavi conquistando il mondo. Bravo, ma avevo appena iniziato, solo che siccome all'epoca avevo critiche ovunque, di cui anche la famiglia, un fratello che mi dice: tu i miei figli non li tocchi mai più, me lo disse proprio, io ci rimasi tanto male, però ho detto va bene. Quindi era un periodo nero e anche io dovevo proteggere un po' mia madre, perché per me mia madre era importante che non gli dessi ancora più dolore di quello che è. E lei infatti non mi ha mai detto: Rocco, che fai? Era un po' così, però mai così, non l'ho mai vista troppo dolorante, perché forse non so se avrei mai smesso di fare il porno anche per lei, però sarebbe stata l'unica persona. Insomma, mi dice: c'è tuo cugino Alma, pure lui mi rompe il cazzo, ma che vuole? Vado giù, lo incontro, mi guarda negli occhi e mi fa così col dito, mi fa: tu
Ma come cazzo ti sei permesso? Oh, ma che vuoi? Ma ci conosciamo? Come cazzo ti sei permesso a fare quello che era il sogno della mia vita, con la moglie a fianco? Io dico, capi, ma sei scemo, ma vaffanculo. Ma no, dai, mi ha abbracciato. Cioè, ma tu eri uno timido, eri un coglione, mi fa, ti giuro, eri un coglione. Tutto mi aspettavo meno che c'avevi sta roba in testa. Vedi? Ho detto, mai mai dubitare, avere pregiudizi. Allora mi fa, ti posso accompagnare a Parigi? No, Gabi, non mi metti, già c'ho tutta la famiglia contro, non ti ci mettere, no, ti accompagno con la macchina al ritorno. Ecco, lui mi accompagna, allora io ho iniziato a dicembre dell'85 a Parigi, i primi mesi di gennaio-febbraio ero a Roma a fare Fantastica Moana. Il mio secondo film è stato il primo di Moana, quindi stiamo parlando di giugno-luglio, erano 6 mesi, era estate, lui mi accompagna a Parigi. Non è mai più tornato a casa, non ha mai più visto la figlia, mai più visto la figlia, non ha mai più visto la moglie, ha fatto una cosa terribile, ha abbandonato tutti perché lui aveva capito che quella vita a Milano non era la sua, viene a fare i film con me, Gabriele. Per 6 mesi c'era il suo viso e il mio datore di lavoro, cioè ci alternavamo così, e a un certo punto ho detto, Gabi, io non ce la faccio più, io faccio 2 scene al giorno di mio, fare anche la scena tua. Cioè tu gli dovevi compensare la parte sotto? Sì, all'epoca si poteva ancora fare sta roba qua, che usavano l'uccello di qualcun altro e il viso di qualcun altro, perché quando c'erano quei problemi era l'unica possibilità. Solo che dopo qualche mese ho detto, Gabi, non ce la faccio più. Quei problemi erano che non si riusciva a fare allora, la scena. Gabi, ti dico la verità, in realtà, adesso uno dice no, non ci crede, Gabi era più importante di me da quel punto di vista, addirittura. Quindi family business, e io non sono piccolo, lui era ancora più grande, solo che aveva un problema, partiva da paura, qualche secondo, minuto, dipende dalla situazione, io dicevo, deve essere entrata una zanzara, perché perdeva la concentrazione subito. E non la riprendeva più. Testa? Sì, tutto, ma questo lavoro è tutto di testa, tutto. Il resto sono degli accessori che ti permettono di essere graduato, sai parlare inglese, c'hai un datore di lavoro che risponde subito, sei un bel ragazzo, tutto ti porta ad essere sempre meglio. Anche io stesso su Di me dico Rocco Siffredi, oggi, una serie su Siffredi, se il suo datore di lavoro non era importante, non dico importantissimo come lo è stato, ma importante, forse non sarei mai diventato Siffredi. Mi piace che lo chiami datore di lavoro, sì, non avevo mai sentito come... Nel tuo caso giustamente è il tuo datore di lavoro. Eravamo in due. Io ho sempre avuto un rapporto con lui molto... veramente di rispetto e a volte di distacco, perché ci sono state delle mattine, me l'hanno chiesto più volte, ma come fai sempre? Ci sono state delle mattine in cui tutto hai voglia meno che di fare quello, tutto senti meno che lui. C'erano anche dei test che io facevo, lo prendevo a ditate, bim bim, per vedere se rispondeva, proprio quella roba lì, e niente, poi arrivavi sul set e il professionista si trasforma, perché mentalmente tu sai che quella roba lì non te la puoi permettere. Se la voglia non c'è, te la fai venire. Se la persona che è davanti non c'è feeling, te lo fai venire. Trasformi le immagini, ti focalizzi su una parte e annulli il resto e amplifichi tutto il resto. È un lavoro molto mentale e molto stressante. Poi devi trovare il tempo e devi sapere come gestire l'equilibrio psicofisico. Per me lo sport è stata la mia salvezza, proprio come si chiama? Dare tutto il tempo libero allo sport, e ti scarichi e ti ricarichi di energia positiva, non negativa, molto importante. Beh, si vede poi dai risultati, sembra che alla fine è una vita d'atleta. Bravo, no, è da tre, perché quando le persone dicono sì, no ragazzi, io ho avuto anche dei calciatori, ma veri, Serie B, Serie C, comunque delle persone super allenate, che dopo 3 minuti... Sul set che venivano... ci provavano. Almeno 2 o 3 volte, e poi, quindi fisici molto prestanti, però dopo qualche minuto perché c'è un allenamento che devi fare quella roba lì, e poi ci sono tutti gli equilibri che vanno, tutti i pesi che vanno spostati in maniera intelligente. Certo. Anche perché chi è stata la persona più strana che non ti aspettavi, che ti ha chiesto voglio provare, portami con te?
Poliziotti. Poliziotti. Sì, sì. Più volte mi sono ritrovato sul set, soprattutto le prime gangbang che facevo a Roma. Mi arrivavano 2 giorni dopo in studio, in ufficio, a Via della Camilluccia a Roma. Mi ricordo col tesserino: Rocco, non mi rovinare. Come non mi rovina? Erano la gangbang, sono venuto come per non t'ho detto che ero un poliziotto, poi mi hai preso, io volevo solo venire a vedere, poi mi sono buttato dentro, però adesso mi rovini. Cazzo ragazzi, ho detto ma mica è un gioco per me. E non una volta, mi è successo più volte. Più volte. Immagino che abbiamo tanti fan nell'arma. Che giustamente di arma poi anche in questo caso. Ma poi la verità è che si è uomini, tu possa avere una divisa, possa essere un prete, credimi, ti dico la verità, possa essere divisa da prete, divisa da poliziotto, alla fine sotto quella roba lì c'è sempre un uomo, con le sue debolezze, le sue fantasie, tutto quello che viene. E quindi credimi, anche quando vi parlavo di preti è perché vicino Ortona è stata scoperta una sacrestia con tutti i miei VHS all'epoca e ce l'aveva questo prete, quindi voglio dire, alla fine la debolezza, come si dice, prende un po' tutti, non ha colore politico. La tua Ortona, appunto, dove sei cresciuto, come ha vissuto tutto il tuo percorso? Poi tu sei tornato spesso nel corso degli anni. Ma guarda, io non ho mai dimenticato Ortona, quanto mi fa piacere tornare a quelle case popolari, vedere mia mamma fuori dal balcone che lava i panni. Quella è un'immagine per me del bambino felice fino a quando è morto mio fratello, poi in realtà. Però mi ricordo queste immagini qua, quando si usciva l'estate, tutti i bambini lì sotto. Adesso mi dice mio fratello che sono purtroppo solo vecchi, nessuno fa più figli, è diventato un po' desolante, però per me io ritrovo sempre mia madre lì quando vado lì, quindi ci vado sempre di cuore. Per me Ortona è diventato il cimitero, ma non Ortona. Quando penso a Ortona penso, ok, vado da mamma, vado a trovare mia madre e mio padre al cimitero, arrivo a Ortona, vado sempre al cimitero, mi fermo là con loro, sto qualche ora lì, poi vado a trovare mio fratello e mia sorella e poi vado via. Però non è che penso vado a Ortona a trovare mio fratello, che è vivo, vado a Ortona a trovare mia madre, che è lì, che forse è contenta di vedermi. Anche perché voi in famiglia quanti eravate? 5 maschi e una donna. Ok. Sì. Poi siamo diventati 4 e 1. Ma poi tu, cioè nella famiglia, quanti hanno capito poi le tue scelte, il tuo percorso? Mia madre e mio padre, e mio padre. Mio padre è stato un grandissimo fan da sempre, perché io mi sono reso conto che poi alla fine Siffredi non ero io, era lui. Il giorno in cui ho portato mio padre sul set, nel 91 muore mia madre, il 15 marzo. L'estate di 2 anni dopo decido di portare mio papà, anche per fargli vivere qualcosa di diverso. Mai. Ma te l'aveva mai chiesto? Mai. Io ho deciso di portare mio padre a Cannes perché era l'Oscar del porno il secondo anno, è bellissimo, durante il Festival di Cannes. Tu pensa che quell'anno è magico, incontro mia moglie, quindi Rosa al 93, Festival di Cannes, Quentin Tarantino che viene sul mio set a presentare, era a Cannes a presentare Reservoir Dogs, Cani da rapina, viene con Ron Jeremy, mi fa "Are you the Italian in Chameleon?" Cazzo, ma vedi pure film porno? Gli dico, e lui mi fa "Come on!" E ti dico, lui, e poi mio papà arriva sul set, io stavo girando dentro una villa e mio papà non mi viene neanche a salutare, va dritto in scena. C'era Anita Rinaldi, non lo dimentico mai, una ragazza ungherese molto bella con 3 ragazzi e una donna, puoi immaginare il quadro, sì. Passa dentro davanti alla telecamera, "Piacere signori Gennaro", quelli che si coprivano con le mani, non sapevano come dare le mani, e lui mi viene, mi guarda dritto negli occhi e mi fa "Certo che da Luvere è proprio un'altra cosa". Lì io ho guardato mio padre e ho detto, ma ti rendi conto questo? Ma ti rendi conto? Cioè lui dimentica che sono suo figlio lì. Mio padre è successa una cosa incredibile. A me mi hanno sempre parlato mi hanno sempre dato un'educazione, veramente. Mia mamma ci teneva tanto. Di buongiorno, di buonasera, grazie, ringrazio. Cioè, è quello che oggi dicono dei miei figli, che sono molto educati. Io sono stato educato così, ma sulla sessualità zero. Mio padre non mi ha mai detto anzi, se ti dice no, stanno andando alle femmine, sempre quella roba di distante, di stare a non fare certe cose. E devo dirti che da quella volta in poi mio padre mi vedeva come
un professore universitario della sessualità. Rocco, ma tu lo sai che quando è morta mia madre lui ha cercato altre donne di ricongiungersi, mi raccontava le storie, ma come se stesse raccontando un amico di 40 anni di vita. E io ero in imbarazzo per come me le raccontava. Gli dicevo, mo che gli dico? Cioè, questa roba qui mi ha fatto capire tante cose, a parte che poi quella settimana vinco il miglior attore a Cannes, lui sale su, mi ricordo, tu mi dici qual è la cosa più bella del porno? Il ricordo di papà che sale su, mi vedono salire con questa persona anziana alla quale avevo affittato uno smoking, lui era tutto impacchettato, e mi ricordo che quando dissi qui ho il più grande fan che voi potete immaginare, mio padre. Si sono alzati tutti in piedi, un applauso pazzesco, durato 10 minuti, usciamo, lui mi dice, e io potevo morire e non vedevo tutte queste, mo ho capito perché hai sempre voluto fare porno. Lì mi disse proprio, adesso ho capito tutto. Questo per me è stato il segnale che finalmente qualcuno a casa ha capito cosa avevo dentro. Mia madre l'aveva capito prima, perché mia madre era tipo, ok, ma lo fai davvero? Ho detto no mamma, perché gli becco un giornalino dentro, ma questo qualche mese dopo che ho iniziato, dentro il tiretto, ma che ci fai con questo tu? E lei prende da mamma, come i vecchi ricordi, questa forchetta che me la spaccava sempre sulla schiena quando non mangiavo, mi corre dietro, io intorno al tavolo come se stavamo giocando, ma io oramai ero alto 1,80 m, a 20 anni giravo, ma disgraziato, ma lo metti veramente dentro? No mamma, non hai visto bene, guarda che è di fianco. E lei che mi correva di fianco, era un dialogo divertente, surreale anche un po', surreale, perché era abbastanza sì, surreale come sì. situazione. E tu con tua mamma non hai mai parlato di sessualità prima di... Mai. Mia madre, io me la ricordo tutta la mia vita. Io tornavo da scuola, prendevo il mio giornalino, all'epoca non era proprio super sex all'inizio, era postal market reale, non per dire, però, non per dire la verità, cioè io penso, una volta lo disse Bonolis in TV e ho molto riso perché io e Bonolis siamo coetanei probabilmente. Ho molto riso perché è vero, era l'unico giornalino che avevamo, poi sono arrivati i giornalini porno e mi ricordo che io tornavo a casa, andavo al bagno, finita proprio l'elementare, andavo al bagno, tra l'elementare e la scuola media, mi sa più elementare, tornavo a casa, avrò avuto 8 anni, 9 anni, prendevo sul giornalino prima di andare a mangiare, sempre. E mi ricordo di quella volta in cui, siccome c'era la finestra proprio del bagno che dava sul balcone e mia mamma lavava i panni, una volta non me ne sono accorto e mi trovo in piena visione del giornalino in cui mia mamma, così mi vedo sti occhi di mia madre che vedono tutto, e da lì ero talmente vergognato, mi sono talmente sentito male che non uscivo e sentivo solo mia mamma che dall'altro lato faceva «Ro! La pasta Sarfred!» Che aveva già capito tutto. Sì, aveva visto tutto. E io facevo perché ti vergognavi da morire. E io ho capito da quel giorno che mia madre aveva visto qualcosa di strano. Poi mi ricordo che mi siedo per mangiare così, ma di una vergogna, ragazzi, una vergogna surreale. Per questo io poi nel tempo volevo riscattare attraverso il porno un po' di gioia verso mia madre. Le avrei voluto comprare quel terreno piccolino che lei si era presa, il giardino sotto il balcone delle case popolari che era tutto incolto, l'aveva recintato da sola perché mio papà era come... Mio papà gli piaceva solo, immagina cosa, ecco l'unica cosa, non aveva la patente, non sapeva fare niente, non sapeva guidare, brava persona, cantoniere, non carpentiere, che ho sentito dire carpentiere su più interviste, cantoniere, ma in realtà gli piaceva solo una cosa, quella che ho ereditato io da lui. Io qualcos'altro mi piace, anche perché ho detto non voglio fare la fine di mio padre, che gli piace solo quello, perché se ti piace solo quello, arrivi a un certo punto che c'è qualcosa che ti manca, e lui aveva solo quella passione. Mia madre mi diceva «Cussù, basta carveta, acchiappate e sbatta l'umore». Ecco, questo è quello che gli piaceva a mio padre, anche se gli stava cucinando, arrivava boom boom boom. E allora dico,
È bello anche quello, Beh, cavolo, bellissimo. Un matrimonio non è così scontato. Grande Gennaro, però non era... mancava la parte del capofamiglia. Si faceva... Mia mamma, se li toccavi i bambini, dopo che è successo che è morto mio fratello, proprio perché da bambino gli hanno dato una mazzata in testa, gli hanno fatto questa emorragia e lui è morto poi con queste crisi epilettiche, case popolari. Mia madre, se gli toccavi un figlio, t'ammazzava. Quindi ogni volta che c'era un problema, e c'era spesso, mia madre scendeva coi bastoni, ma verso gli uomini, non verso le donne, perché mio papà quella parte lì gli mancava. Era pauroso, era molto... Però per quello ti dico, se io avessi potuto dare una mano a mia madre economicamente, che quando appunto stava coltivando giù il giardinetto, arrivavano le altre famiglie che gli distruggevano tutto, lei piangeva, glielo facevano apposta e lei piangeva. Ti giuro, ecco, quella parte lì è la parte che mi è mancata. Lei se n'è andata troppo presto, si è ammalata e se n'è andata a 63 anni. Io avevo appena iniziato avevo iniziato il porno da 5 anni, quindi gli mandavo i soldi, li aiutavo, ma non avevo ancora abbastanza, diciamo, nome per potergli fare qualcosa, poterli portare via da quella situazione. Oggi lì. Probabilmente, dopo un po' di anni, sarebbe stato diverso. Ma bastava poco, dai. purtroppo. Vabbè. Purtroppo, però penso che sia stata comunque felice di vedermi felice, questo te lo posso garantire. Mia madre, per lei era importante che Rocco usciva di casa e Rocco tornava a casa, perché il problema di una mamma, di un genitore, io lo vedo con le altre, soprattutto le ragazze che fanno il mio lavoro. Infatti ti volevo chiedere proprio questo, cioè quanto è stato... Quanto ha fatto la differenza il fatto che tu fossi un maschio in tutto questo nella tua scelta? Tantissimo, culturalmente tantissimo. Purtroppo noi siamo abbiamo un'educazione, abbiamo avuto per troppo tempo questa sorta di patriarcalità, l'uomo può fare tutto, va bene, allora Siffredi è un mito, se lo fa una donna è l'opposto. Ecco, questo è bruttissimo, sta cambiando ma ancora ce ne vuole. Perché purtroppo io rappresento, quello che tutti gli uomini sognano, cioè non di fare porno ma di far sesso con tante donne diverse, di avere questa possibilità. E quindi se lo fa una donna automaticamente scade su qualcosa di negativo, e questa è la cosa che purtroppo nella mente nostra ancora è abbastanza dentro. Io credo che culturalmente ci vuole ancora un po' di tempo. Forse la nuova generazione non sarà più così, per fortuna. Sì, intanto se ne parla tanto, però appunto poi cambiano proprio delle dinamiche, come dici tu, culturali, è un po' complicato. C'è stato per troppo tempo che l'uomo era visto, io mi ricordo da bambino, proprio mi ricordo che i ragazzi, quelli fighi, lupellar, cioè l'idea di quello che se ne fa di più è sempre stato fighissimo, l'idea di quella che si presta a fare la stessa cosa, da subito ghettizzata, da subito messa da parte, da subito addittata a qualcosa di negativo. Ecco, questa roba qui purtroppo io sono nato da bambino, lo so, me lo ricordo molto bene, ma nonostante tutto, credimi, quando ho iniziato a fare porno, davanti avevo tutti gli amici, beato te, da dietro critiche dagli stessi personaggi, che cioè, purtroppo poi sarà l'invidia, Però ti dicevo, mia madre, l'importante è Rocco perché? Perché dal momento in cui tu inizi a fare questo lavoro qui, tante volte torni a casa e il porno ti può portare anche deviare fuori. Spesso e volentieri devia, ti dico la verità. Ci sono tante ragazze che fanno porno e poi si buttano sulla droga. Tante ragazze che gli ormoni a 18 anni, 16, 17, 18 anni, gli ormoni sono a 10.000 e allora dici, ma che faccio di male? Faccio solo sesso. Il problema non è il sesso, è la società come ti accoglie. Quando torni a casa, quando diventi pubblico, quando diventi today I am, la critica verso la donna è sempre più negativa, anche oggi nel 2024. Per questo io dico e lancio il messaggio sempre, pensateci non 3,
10 volte se la spesa vale l'impresa, perché la mia è stata una vocazione, cioè tu devi farlo anche gratuitamente all'inizio, devi dire cazzo, devo pagare, dove si paga? Perché se tu lo fai con quest'idea sopporti tutto il resto. Credimi, io lo dico sempre, quando tu sei abituato a far sesso tutti i giorni diventa acqua e pane, che è la cosa più buona che c'è, non è? Però inizialmente champagne e caviale, che a me fa schifo il caviale, però per dirti, Però l'esempio è quello lì. Dopo un po' diventa acqua e pane. Come gestisci tutto ciò se non c'è dietro quella voglia pazzesca di dire oh cazzo, adesso è diventato un lavoro, però era quello che volevi, sii coerente, portalo avanti e fallo al top, fallo al meglio. Poi è arrivata la famiglia, poi è arrivato tutto il resto, quindi voglio dire, l'obiettivo deve sempre rimanere quello lì, ma se tu non hai questa base qui, ma dove vai? Nel porno ti fai male, ma ti fai molto molto male, perché poi lavorare col sesso non è facile. No, il rovescio della medaglia secondo me è fortissimo. molto Anche l'ambiente, perché ovviamente adesso mi riferisco ancora magari alla serie, si vedono, no, le immagini delle persone, delle premiere, Sì. però mi immagino che nella vita vera, cioè nella vita reale poi che hai vissuto tu, alcuni ambienti, alcune situazioni non erano così patinate o belle, Allora, o le persone stesse non erano ti dico così. ti dico la verità, quando ho iniziato il porno io ho lavorato con Lili Carati, io ero un ragazzo, cioè ero un ragazzo con gli occhi, devo dirti, Saul Nanni, Numero 1, gli ho scritto subito. Saul, perché mi ricorda Young Rocco. lui mi fa all'inizio quegli occhi, quella luce, è esattamente quella roba lì, esattamente. Non posso dire Alessandro ha avuto un ruolo 10 volte più difficile, perché Alessandro mi porta da vecchio, che in realtà non può fare me, perché oggi vecchio come fa, ma in vari periodi, quindi Alessandro ha avuto un ruolo estremamente complicato e l'ha fatto benissimo, ma nonostante tutto molto complicato. Saul ha fatto quel periodo, quella roba lì, l'ha fatta impeccabile, io ero quella roba lì. Poi però tu da lì arrivi a Roma, lavori con la Fraiese, te la ricordi? Marina Lothar, era la moglie del grande giornalista Paolo Fraiese. Io lavoravo con lei, che mi cadeva addosso, mi vomitava addosso, piena di alcol, non si teneva in piedi. Poi lavoravo con Lili Carati, che si bucava, si andava a bucare nel bagno, ma la portavano sul set. Cioè per me ma il sesso che ho sognato era questo. Per fortuna che è arrivata Moana, cioè quindi poi ho fatto sempre il protagonista con Moana, però Moana bellissima, sensuale, intelligente, tutto quello che di più ti posso dire. Una cosa molto negativa nel porno, che tutto era meno che una pornostar, perché Moana col sesso, cioè io ero la pornostar, io ero quello che aveva la luce negli occhi, lei no, lei aveva una luce che brillava di tristezza, e ti dico perché io me la ricordo sempre così. Moana era umile, era molto 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 professionale, cioè Moana arrivava sul set e sorrideva, ma non era quello che voleva fare. È stato Riccardo a dirgli: Moana, non fare come Tini Canzino, Pamela Prati, quel periodo lì, sono tutte sexy star, cioè un po' di nudo, Però, ma sarai una delle tante, tu devi essere la stella italiana prima. Moana si è lasciata convincere, perché Riccardo era un gran imprenditore, manager, aveva cicciolina, persuasore. Ma devo dire, Riccardo io lo adoro, perché Riccardo sì, da un lato ha un po' tirato ste ragazze io dico veramente sulla sensibilità. Quando una persona ti dà l'anima e ti dice ok, mi fido di te, poi devi anche prenderti la responsabilità di quello che gli fai fare, perché poi non è facile. È vero che gli ha fatto guadagnare milioni, è vero che l'ha fatta diventare una star, ma Moana non era una pornostar. Moana era una persona che voleva in qualche modo emergere e si è lasciata convincere da Riccardo. Ad esempio, nessuno sa che Moana ha fatto un film da minorenne, nessuno lo sa. Aveva 17 anni, non era stata operata, era in un habitat diverso. Io l'ho conosciuta già 20, cioè, abbiamo la stessa età io e lei. Però mi ricordo di questo film
me l'hanno fatto vedere, me lo fece vedere Luigi Soldati, in cui lavorò da minorenne, non so chi era il produttore, non so nulla, però non era un'altra persona. Quando ho incontrato io Moana era bellissima, cioè per l'epoca era qualcosa di incredibile, quindi Moana è stata veramente la star delle star. Non credo che ci sarà mai più nessuna che sarà Moana, per il semplice motivo che lei era veramente una stella, una stella vera, luccicante, ma luccicava con la luce spenta, non so come dirti. Sì, aveva probabilmente ti faccio un esempio. Io ero in America, io ho fatto tutti i film con lei mi voleva sempre. Sai perché mi voleva sempre? Perché mi diceva: tu sei l'unico che non sembra un pornostar. Sì, in che senso? Nel senso che assomigliavo a lei, ero clean, ero faccia pulita, bravo ragazzo. Purtroppo all'epoca alcuni erano discutibili, sembravano più banditi che personaggi, e quindi lei mi dice no, tu c'hai. Allora mi faceva fare il fidanzato, l'amante, il medico, bravo, cioè tutti i ruoli. Arrivavo in America e i siciliani, che erano i produttori, mi ricordo i produttori Battaglia, che erano siciliani di Catania, mi dissero: Rocco, devi trovare uno spazio per lavorare con Moana Voletelli, se no non si sente a suo agio. Il suo primo film in America. Io ero già in America, avevo già cominciato a fare grandi film in America. Datemi le date, le blocco. E mi ricordo che avevo una scena prima della scena con lei, con due americane. Ti dico, le americane, se tu le tocchi con un dito strillano, ma poi se le tocchi per davvero fanno proprio terremoto. Allora mi ricordo che finisco la scena, Moana viene da me: oddio Rocco, ma queste sono pazze, ma che roba, ma non ho mai visto. No, Moana, queste sono pornostar vere, gli dissi. E lei: torniamo dall'America, Moana ha uno switch. Moana capisce cos'è il porno vero. Io mi ricordo con Moana all'inizio, io sul letto, lei a fianco a me, non mi toccava, si vergognava pure a guardarmelo. Dico: Moana, dovremmo iniziare. Azione. Boom, e si gira. Prima, torniamo dall'America, ci baciamo, cominciamo a far sesso un po' prima. Cioè, era un'altra persona. Pazzesca. Ha fatto il master praticamente di un'esperienza all'estero. Sì. Le esperienze all'estero fanno la differenza, anche in questo settore. Quando, a proposito di esperienze all'estero, tu poi, cioè, da ragazzino subito a un certo punto pigli, te ne vai e vai a Parigi. Sì. E quella è stata l'esperienza che forse ti ha cambiato la vita. Guarda, in realtà io ho fatto tecnico, riparatore, montatore, apparecchiature elettroniche. Se tu mi dici che vuol dire, non lo so più neanche io, perché era una scuola ENAIP, dopo la terza media, perché dovevo entrare alla SIP, la famosa SIP. Mio zio mi ha detto: guarda, se fai sto corso qui poi ti faccio entrare alla SIP. Dopo 3 anni finisco, prendo anche dei buoni voti, il posto alla SIP scompare, mi faccio il libretto di navigazione come fanno tutti gli ortonesi maschi all'epoca, mi imbarco e scopro che soffro il mare, però devo restare perché devo mandare i soldi a casa. E faccio 3 mesi. Mi sbarcano perché faccio a botte con dei marinai di Ancona, perché c'era un ragazzo di colore dentro con me, e con me lavorava con me come giovanotto di macchina, perché io inizio come mozzo, vomitavo addosso alle persone che le servivo, e quindi mi dicono: vai a casa. No, vi prego, devo lavorare. Mi mettono giù in macchina, peggio, perché lì andavo in giro col secchio, però avevo quei turni di 2 ore, guardi le macchine che tutto andava bene, vomitavo nel secchio e poi facevo 4 ore di pausa in gabbina, così come se fossi un cadavere. E mi avevano spostato in questa gabbina con questo ragazzo di colore di Pescara. A un certo punto mi rendo conto che questo ragazzo non mangiava mai. Ma perché non mangi? Ha detto: mi buttano il sale nella pasta. E io salgo su, un giorno salgo su e trovo un marinaio e il nostromo mettevano tutto il coso di sale per fargli un dispetto. Sì. Prendo sta roba, gli sbatto in faccia, ci prendiamo a pugni e rompiamo una porta. Il capitano ci sbarca a tutte e due. Pensa che questo scemo, abbiamo fatto il viaggio di ritorno da Gela, Sicilia, fino... Io sono sceso a Pescara e lui ha continuato ad Ancona. Ci siamo messi pure, tra virgolette, poi a ridere. Ma questa storia crea l'input per Parigi. Chiamo mio fratello e gli dico: Armando, posso venire a fare il cameriere? Vieni Rocco, non c'è problema. E lì parto.
questo fratello mi fa andare a Parigi, Ok. e quando sono a Parigi faccio il cameriere. Per me è la via, cioè Parigi dico no. Però l'idea che devo fare il pornostar, tu devi sapere che io Armando, quando ho trovato Super Sex, dopo un annetto, 13 anni, dove si fanno i film porno? Ma che sei scemo? A 16 anni glielo richiedo. Quindi tu avevi proprio No, la missione da subito. Da sempre. Cioè, cosa vuoi fare da grande? Non era il calciatore, non era l'astronauta. Ascolta un attimo, Super Sex, bianco e nero, giro la pagina con una, la seconda con un'altra, la terza con una terza ragazza, alla quarta era con tutte e tre, sempre lui. Ho detto questa è la vita, questo è quello che io voglio fare, perché io quella roba lì la facevo con Postal Market, con le ragazze in biancheria, prendevo la Bruna, però tu non avevi lui idea invece me le fa vedere che questo Davvero? si può fare, cioè tu puoi far sesso con 3 ragazze insieme, sono lì, ho detto io devo fare questo, per me io ho provato anche a fare il modello un periodo, per modo di dire, perché poi andavo, ma niente di che, però anche quando facevo il modello mi trovavo che mancava cioè che non era la mia vita, non era il mio mondo, io ho bisogno di fare quella roba lì. Ma tu però non avevi idea di cosa volesse dire essere una pornostar, fare il porno, fare film, per me l'unica cosa che voleva dire è quello che oggi io credo che vedano fuori i ragazzi quando vedono noi, fan, divertimento, belle ragazze, ti pagano, fighissimo. Non sapevo invece che entri in un mondo in cui difficile, complicato, all'epoca estremamente competitivo, c'erano un clan io li chiamavo il clan dei francesi, io sono stato il primo italiano, insieme devo dire quasi parallelamente a un altro italiano di Torino che all'epoca si chiamava Roberto Malone, poi ha smesso credo già da una quindicina d'anni, di Torino, che era un super pro, Roberto bravissimo, però aveva iniziato anche lui, in quel periodo lì eravamo gli unici 2 italiani con tutto il clan dei francesi, ma quando ti parlo di clan dei francesi ti parlo di cattiveria, ti parlo di professionismo vero, loro erano quelli che infallibili, erezione sempre, e poi c'avevano un personaggio che si chiama Jean-Pierre Armand che era proprio il killer, cioè chiunque arrivava a fianco a lui lo demoliva psicologicamente in una maniera incredibile. Invece con me, oltre al fatto che ci hanno provato a demolirmi psicologicamente, l'hanno fatto anche nella continuità attraverso quel personaggio che poi nel film interpreta Christopher Clark. Ok, quindi era una sorta di mobbing. Sì, ma c'è una continuità. Se si farà mai la seconda serie con Christopher Clark, che tu neanche te lo puoi immaginare cosa è arrivato a fare lui nei miei confronti di mia moglie, nei confronti di mio figlio, perché era subentrata questa invidia terribile. Il problema è che l'invidia c'è sempre, no? Quando uno cresce, quando uno prende il posto di qualcun altro. Ma infatti la cosa interessante anche di tutto quello che abbiamo detto fino adesso è che sono dei discorsi, dei ragionamenti anche che fai tu, che uno potrebbe fare a prescindere dal porno, cioè poi uno ci ragiona e dice ovvero stiamo parlando comunque di un settore che è il porno, quindi ci sono dei fili, per quanto possa sembrare un ambiente, una situazione come diciamo molto lontana, ha dei punti in comune con tante, la vita con tante persone, perché è una professione alla fine ci sono i soldi, c'è il lavoro, c'è la professionalità e poi ci sono i riconoscimenti, perché tutto quello che riguarda gli Oscar del porno hanno creato una grande competizione, ma è bello che ci sia, perché in realtà così ti portano anche a pensare che stai facendo qualcosa di utile, se no uno arriva sul set, scopa, torna a casa, anche per le ragazze stesse dicono ma il fine qual è? E questo anche, può essere solo i soldi? No, io ho sempre considerato il mio lavoro vero, perché alla fine quando c'è professionalità è un lavoro vero. Poi sempre cinema è di settore, non siamo bravi a recitare sicuramente, questo lo dico, però siamo bravi, siamo disinvolti col corpo. Poi c'è chi lo sa fare meglio, chi meno. Ad esempio per me la pornografia è tutto ciò che è finto. Per me è pornografico tutto quello che è visibilmente finto, che non c'è cuore, che non c'è passione, è pornografico. Tutto quello che è passione, che è coinvolgimento, che quando metti l'anima, per me quello è creatività. Basta. E non sto a parlare di nudità o non nudità. Infatti io ho fatto un film con Catherine Breillat, che è una regista importante francese, non porno, molto spinto però,
in cui io mi ricordo che gli dissi quando mi chiamò ma Catrina, mai visto i miei film tu? Come faccio a sapere se so recitare? Vuoi farmi fare il protagonista del tuo film? Mi fa: Rocco, ho visto i tuoi film porno. E vabbè, ma lì mica recitiamo. Mi ha detto: sì, però tu ci metti l'anima, mi piace quello che fai, il resto non ti preoccupare, ci penso io. Beh, ha funzionato. Sì, ha funzionato. Tu ti sei mai sentito in imbarazzo lungo questa strada? Neanche all'inizio? Cioè, sono stati sì, all'inizio ti dico la verità, io quando racconto su questa domanda dico sempre: i primi 6 mesi era difficile dire che fai il pornostar, uscivo con una ragazza che fa il modello, siccome ero capito alto, che fa il modello, cioè era difficile il pornostar. Dopodiché però se la cosa continuava, domani no, devo lavorare, poi la paura che questa mi vede un film, cioè ero terrorizzato. A un certo punto ho tolto la maschera, ho detto basta, sono io. Che fai? Il pornostar. Allora scoppiavano a ridere con risate isteriche o di pancia, tipo no grazie, ciao, ciao, che sei matto. E allora alla fine mi sono detto: oh, prendere o lasciare. E quindi da quel giorno, e ti parlo veramente di tanti anni fa, sarà durato 6 mesi, un po' l'imbarazzo che avevo la prima volta che mi sono visto da dietro. Io non mi ero mai visto da dietro, quindi vedere le proprie parti intime da dietro è abbastanza schifoso. Per la prima volta è terribile. È terribile perché tu dici: no, ma che schifo, ma che cazzo di lavoro faccio, ma che roba è terribile, ma solo perché mi vedo da dietro. Perché non sei abituato. No, solo perché non sei abituato. È quello. Vabbè, poi però dopo 2 o 3 diciamo, volte che l'ho visto passa. Passa, direi che quella cosa lì poi non succede più. Però appunto cioè passi appunto da una fase in cui quasi è imbarazzo a dirlo, poi in realtà poi con tutto il percorso tu ti sei ritrovato una sorta di potere anche addosso, cioè reale, no? in mezzo alle persone, in mezzo alla gente. Sì. Tu lo senti quando Rocco entra, cioè quando Rocco entra in una stanza lo si sente. Tu senti quello che gli altri avvertono di te quando tu entri in una stanza? A volte sì, ti dico la verità, a volte sì. Mi è stato detto qualche volta, soprattutto dalle donne però, mi è stato detto: cazzo, si sente la tua presenza. Cosa voglia dire non lo so, si sente sicuro di sé, non lo so cosa voglia dire questa roba qui, però non è la prima volta, non è la prima volta. Sarà pure il fatto sai cos'è? Io oggi ho la fila di ragazze, purtroppo incredibile, no purtroppo, mi fa piacere. Certo. No, dico purtroppo perché non lavoro più. Perché non riesco più a soddisfarle tutte. No, non lavoro più, esatto. no, solo per quello, Okay. non lavoro più. Che mi scrivono un po' come all'inizio della serie, quando questa mi fa: ma hai deciso di smettere? Ma adesso resto così. Cioè io stavo girando qualche settimana fa, sono arrivate delle americane: no, I cannot believe, I cannot work with you, ma delle americane che sono venute appositamente in Europa per cercare di lavorare con me. Ecco, questa roba qui credo che oggi ci sia, cioè mi hanno messo su un piedistallo alla quale probabilmente me lo merito, dal punto di vista che sono sempre stato coerente, ho sempre detto la verità, questa è l'unica cosa che ho sempre voluto fare, non ho mai pensato di voler fare qualcos'altro. Ecco, all'inizio te l'ho detto, forse la cosa alternativa poteva essere pilotare elicotteri e portare la gente in giro, quello sì, ma non è che pensavo: ah, ma magari avrei potuto fare, no, il porno, io sono nato per fare questo. Tanti mi hanno sempre detto: non ti senti un po' l'oggetto? Ma sono orgoglioso di essere l'oggetto del piacere femminile, ma l'ho fatto, ma col cuore. Poi la serie oggi, proprio per tornare a questo discorso, la serie oggi parla di potere, del potere che qualcuno mi ha dato. Guarda, è talmente complessa quella problematica. E qui torniamo a Alessandro Borghi. Quanto deve essere dura per Alessandro entrare nel mio cervello e capire fino dove si può spingere. Perché? Perché non so neanche io che c'ho nella testa. Io sognavo da bambino di volare. Era morto mio fratello. È possibile che io mi rifugiavo nei sogni per evadere da quella presenza a casa di tristezza? Non lo so. Sognavo di volare. Sapevo volare, perché nei sogni io non vedevo l'ora di andare a dormire, perché sapevo che poi volavo. Cioè, tu pensa che roba, no? Cioè, tu entri lì, poi sogni il diavolo.
un vecchio, un tipo sempre impersonato. Io l'ho chiamato diavolo, sai perché l'ho chiamato diavolo? Perché in realtà sto vecchio a un certo punto ha detto: non ti preoccupare Rocco, ci penso io a te, ci penso io, toglierti tutti. Questo è un sogno che tu vero, sì, ho fatto ma volte. ti dico la verità, questo sogno l'ho fatto da bambino, l'ho fatto a 20 anni, ho avuto un nightmare con mia moglie che mi svegliava di notte, mi ha detto: ma la smetti di fare sto sogno di merda? E no, c'è il diavolo che rivuole l'anima, cioè credimi. Deve essere una roba per tornare anche così tante volte nella vita di una persona, è impressionante. Quindi insomma veniva, tornava e questo è come se nella mia vita mi dico: ma è possibile che per aiutare la famiglia ho ricevuto questa roba qua per davvero? Cioè, come se fosse stato una croce che ti devi portare, Sì. ti devi sacrificare per riuscire a aiutare tutta la famiglia. Quindi, sì, bravo. Poi, quello che mi dispiace in assoluto è chi non capisce questa parte qui, cioè il porno è stata la mia salvezza, non la mia distruzione, perché io nel porno mi sono sentito sempre libero, felice, ecco dove arriva Gabriele, mi sono sentito sempre, cazzo, finalmente vivo. Quindi per me il porno è stata la mia salvezza, ma non il porno di cui parlavamo prima, della gente brutta, della gente cattiva, no. Essere su un set con ragazze e ragazzi, divertirci e vivere la propria sessualità nella fantasia, nel rispetto, ma soprattutto abbiamo la scusa attraverso un film di poter fare quello che abbiamo in testa, divertirci. Quindi per me è stata A, la salvezza, B, il modo di aiutare anche la family, e C, devo dirti la verità, forse se non avessi fatto porno avrei sofferto di depressione. Non avresti Pesante, sfogato in altro modo. pesante, sì, anche pesante. Quindi voglio dirti, quando tu nasci con questa roba qua da bambino, tutte queste linee diventa complicato. Quindi ecco perché ti dicevo, Alessandro ha un ruolo molto complicato, estremamente complicato, perché fino a un certo punto io cerco di analizzarmi. Adesso tu mi dirai: Rocco, ma hai mai fatto un'analisi? Mai. Mai? Mai. Cosa mi dirà questa persona? Allontanati dal porno? Smetti di fare quello che ti piace di più nella tua vita? Ma è questo quello che vuole Siffredi? No, Siffredi deve essere più forte di quello che è, deve cominciare a rivolersi bene. Tutto qui, tutto riparte da qui. Non è stata facile, non è stata facile, mi ha aiutato il destino, perché c'è stato un periodo in cui io mi bloccavo, poi ripartivo, poi ricominciava la dipendenza. Non è stata facile, è stata dura. Perché una dipendenza, hai usato una parola... Sì, dipendente. Ne sono uscito fuori, da pochissimo, un paio d'anni, perché poi ci sono ricascato più volte, un paio d'anni totalmente, finito. Lo sai come? È surreale. Con un angelo custode, probabilmente mio cugino. Io tu sai che do delle motivazioni nella vita, perché non ho altri modi in cui chiamavo per andare e poi in succedeva qualcosa, non mi apre la porta, ma mi ha detto che c'era, che era venuto, non mi apre, e io sentivo: vedi, è il segnale, non dovevi venire, stronzo, e andavo via. Poi mi richiamava: scusa, where are you? Sorry. Boom. Tutta roba. Cioè cercavi di sfruttare ogni piccolo segnale per capire, okay, basta, perché non devo stare qui, me ne devo andare. Poi l'ultimo step, nessuno mi crederà, che mi ha aiutato, è andare a correre. Ogni volta che c'hai l'impulso che devi chiamare qualcuna, che devi fare sesso, vuol dire che devi correre. Prendi
buttati, vai e corri e sfondati, casca per terra con la lingua di fuori. Ogni fine corsa ero contento di essere, Ed è per di questo che aver sei vinto, informissima, di quindi, aver- no. Questo è bello. No, beh, Però guarda, tutte queste storie qua tu le vedrai come una pazzia, sono tutte no, reali. ma- Io andavo nel mio studio, correvo e guardavo, ero solo come un pazzo, dicevo che figata, che Ma figata. io credo che chiunque abbia avuto una dipendenza nella sua vita di qualsiasi genere si ritrovi in queste parole. Poi diventa tutto un po' più strano, tra virgolette, perché la dipendenza è legata al sesso, è legata a qualcosa di... Sì, uno sai che pensa, quando io mi ricordo quando vedevo la problematica che aveva di dipendenza Michael Douglas, dicevo, ma che cazzo di dipendenza è? Scopi dalla mattina alla sera e ti lamenti. In realtà non è così, perché non sei tu che lo decide la parte tua interna nera, quella parte lì che tu non riesci a governare, e lì sono cazzi, perché la parte più complicata della dipendenza per me non è solo quello che facevo, anzi, che non facevo, perché mi facevo male. La mia dipendenza è un po' particolare, non era la voglia di far sesso, era la voglia di farmi male, diverso, perché non cercavo le fighe, non cercavo le ragazze più belle al mondo, cercavo le cose che mi facessero male. È surreale, non so come dirti, ma cercavo delle cose terribili semplicemente perché non appartenevano neanche al mio gusto sessuale, quindi stiamo parlando proprio del n'importe quoi, come dicono i francesi. Invece quella parte la parte che più mi ha fatto male, che più mi ha creato i sensi di colpa nella vita, è lasciare i miei bambini che mi dicevano: papà, giochiamo. Io gli dicevo: papà, torna. Papà, ti ho detto che torno. E poi tornavo a casa e ritrovo già stecchiti a dormire, angioletti, insieme a questa mamma che era in mezzo a loro due, io che andavo a piangere. Quindi, Perché ti eri accorto, avevi realizzato tutto. Mm. Questa cosa del rapporto con tua moglie poi è molto particolare, perché uno pensa: come fa, diciamo, nella morale tradizionale, no? Una coppia... Quello che mi chiedono tutte le donne al mondo. Tutte le donne al mondo mi dicono: "Ah, ma come fa tua moglie?" Sai che risponde mia moglie? Ironicamente dice: io so dove è mio marito, tu lo sai dove è il tuo. questo è quello che dice. Questo è quello che dice. Brava, però devo dirti ma devo dirti la verità. Personalità. Allora, devo dirti la verità. Ecco perché quella parte lì l'ha delusa, perché mia moglie sul set c'è stata come attrice. Cacciava tutti fuori perché lei è particolare, lei l'ha fatto solo per me. Però sta sul set quando giro io, viene, mi porta da mangiare, va a fare la spesa per la troupe, cioè è una donna pazzesca, vede quello che si fa, è come il cinema, stop, riparti, oh ma che fai, dai, ma lo fai col corpo, quindi è questa roba qui, è uguale, quindi capisci che l'atto sessuale è un po' come quando Borghi recita con... in Suburra, che spara, che ammazza, piuttosto che in questo film fare delle scene di sesso, la stessa roba. Quindi in realtà lei sa. Poi per me è complicato perché io odio il sesso finto, quindi io so che c'è una telecamera, però io sono sempre promotore di: ragazzi, o trovate il feeling per davvero fino a domani stiamo qui, perché per me trovare feeling, la sessualità è la parte più complessa da rimettere in piedi. Se ci riesci a trovare feeling per davvero è pazzesco. Probabilmente è per questo che sono diventato famoso, perché a me piace trovare la chiave su ogni donna, capire chi è e cercare di portarla al piacere reale e non al fake orgasm come fanno di solito le americane spesso e volentieri. Ma come fai a scindere, come si scinde il sesso in scena col sesso di tua moglie, quando fai l'amore con tua moglie? Questo è stato il lavoro più grande che ho fatto, perché che ho dovuto anche mettere in piedi, perché non è facile, bravo, da uomo fare Siffredi e poi tornare a casa e fare Roccotano, perché ti spiego, ci sono due problemi. Il primo, che all'inizio questa ragazza tornava a casa e mi guardava come per dire: sono sempre la tua preferita, ma credimi, questa roba qua nessuno può capire quanto abbia sofferto Rosa in questa parte qui, perché Rosa sa quanto io ci tenevo a fare il sesso ogni volta al top,
per me la scena di sesso non è mi chiamo Rocco Siffredi, la vendo sempre, no, domani devo fare meglio di ieri. Quando tu pensi che domani devi fare meglio di ieri, continui sempre a dare il massimo, a voler di più, voler di più. Questo, torni a casa, fai sesso con 5 ragazzi insieme, 3, 10, ma io gli basterò ancora, cioè quella roba lì senza mai noi non abbiamo mai parlato di questo, ma era sempre scritto, c'erano i sottotitoli sui suoi occhi ogni volta, e mi ricordo che c'erano tra me e lei c'era una sorta di modalità particolare. Quando tornavo a casa che avevo fatto la performance sul set, non ci toccavamo mai subito, neanche un bacio, io ero in imbarazzo a baciarla. Lei mi cercava, io dicevo no, non me lo merito, cioè è surreale. Sempre, 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 fino dopo un po', a volte un'ora, a volte un po' di meno, a volte un po' di più, ci si abbracciava e tutto tornava magico. Ma ogni volta che io giravo, lei me lo vedeva negli occhi. Lei lo sapeva. Oggi con chi no, non si parlava con chi, cosa hai fatto, però mi guardava, quella roba lì. Quindi immagina poi fare Rocco Tano, che significa non trattare tua moglie come se sta davanti a una telecamera. E io mi ricordo all'inizio con Rosa non era facile, perché lei era tutta così, io facevo 10 posizioni in 10 minuti, lei mi diceva ma che cazzo, c'è a un certo punto mi spinge e mi fa, e lei ha trovato il coraggio di dire a Rocco Siffredi ma che cazzo stai a fare, tra virgolette. Quindi non è stato facile per lei, fino a quando ha preso quel coraggio e mi dice facciamo l'amore, tranquillo, non devi fare nient'altro che stare con me. E credimi, da quel momento in poi sempre più ci siamo sempre più amalgamati, sempre più abbiamo capito, lei ha capito le mie insicurezze, ma all'inizio era una catastrofe. Io ero quello geloso, non lei. Eravamo fuori, io gli facevo le scenate di gelosia, io l'ho mollata a teatro perché c'era uno davanti a me che la guardava, io ero convinto che stava nascendo qualcosa, andavo fuori di testa, ma tu non sai a che livello ero. Chiedi a Rosa, tu dovresti portare Rosa qui. Beh, sicuramente è un punto di vista poi interessante, sì. il suo. Sì. Ormai quanto tempo è che state insieme? 30 anni di matrimonio, 31 insieme. Beh, sì, bello. Molto bello. Fantastico. Come dici tu, insomma, credo che stare con Rocco Siffredi sia molto complicato per tutti i motivi che hai elencato. Ma guarda, oggi c'è una sessualità molto, molto libera. Le persone si incontrano, si lasciano, si sposano, stanno insieme un anno e si mollano. Quindi la tolleranza è finita, non si sa più neanche come scriverla, perché oggi c'è un approccio allo stare insieme sempre meno, diciamo, meno importante. Io invece devo dire che la mia vera fortuna non sono state le 5.000 o 6.000 o 7.000 donne, le esperienze, ma è continuare con la stessa, perché ti dico, questa roba qua ti fa vivere delle emozioni che non finiranno mai. Una bella scopata te la sei fatta, dopo 3 minuti, non voglio dire 3 minuti, ma è un bel ricordo, ma non resta nulla, cioè non c'è niente che resta impregnato dentro di te. Per questo per me i 30 anni con Rosa sono l'obiettivo più bello che potevo aspettarmi. Poi mettici che facevo il porno, mettici che la famiglia non mi era stata destinata, perché mi ricordo il dottor Olivastri quando mi disse tu non avrai mai una famiglia, morirai di malattie. Sì, mi fece un quadro del tuo futuro, mi fece un quadro, mi rassicurante. Mi ricordo mia madre mi fa, c'è il dottore, all'epoca il maresciallo, il dottore a Ortona era, ma che è il prete, ma che erano sia Don Giuseppe, quelle di riferimento. Il dottor Olivastri, mi ricordo, mi fece sedere, stomone alto, grosso, pelato, con l'occhiale. Rocca, sit. Poi mi disse, ha detto, tu sei pazzo, e mi disse queste 3 cose. Ti dico, morirai di malattia, ho detto, vabbè, se deve andare così, andrà così, sarò morto. Ma non avrai mai una famiglia, un po' mi dispiaceva, perché ti dico, noi veniamo da famiglie molto grandi. Mia nonna ha fatto 16 figli, mio nonno aveva 2 mogli, la prima 8 figli, poi 16 figli, cioè zii, cugini. Mia madre inizialmente 11, poi sono morti 2 davanti a me e 2 dopo, e poi è arrivato Antonio. In realtà eravamo 11, però preparto,
non mi ricordo in che situazione erano morti 4. Quindi per me l'idea di non avere una famiglia era un po' triste. Ma lui te lo diceva moralmente o scientificamente? No, lui mi diceva moralmente, chi cazzo ti si sposa a te? Certo. Dopo che hai fatto sta roba qui. Certo, e beh, diciamo, aveva dato queste previsioni. Ma non aveva tutti i torti, perché Ma ci culturalmente... sono dei casi come te nel mondo del porno? Allora, sicuramente ci sono, ma non credo come il mio, nel senso che ci sono delle persone che sono sposate, hanno avuto figli e si sono divorziati. Che stanno ancora insieme non ne conosco uno, neanche uno. Adesso i tuoi figli quanti anni hanno? Sono grandi? 27, 25 tra un po', 28 iniziato, allora tra un po' 28 e 25 l'altro. E con loro com'è il rapporto? Cioè quando gli hai spiegato cosa... Cioè, Ma con loro è bellissimo perché non gli ho mai dovuto spiegare nulla, in realtà, perché io dentro casa ho sempre parlato del lavoro, ho parlato di tutto e li ho portati con me sulle fiere, quindi mi hanno sempre abbinato le ragazze, mi hanno sempre visto loro con... papà lavora con le donne, si è capito. Io mi ricordo anche il piccolino Leonardo, che lo portavo a mano. Ti ricordi la pubblicità Roberta col filo che si scopriva a sedere, le foto, quella roba lì? Mi ricordo che mio figlio faceva, ma la signola è di papà. Io dicevo papà, non sono tutte di papà le donne, però faceva ridere sta roba perché mia moglie si incazzava, diceva vedi che non devono vedere, ma che cazzo devono, ma non vedono niente. Il problema è che all'inizio i bambini sono curiosi, ma io me li portavo sulle fiere, e quindi nelle fiere mi mettevano sempre a me con 10 ragazzi con queste tette mezze di fuori. Li ho sempre lasciati liberi di vedere chi era il papà. Ti posso dire l'unica volta in cui mi sono cagato addosso? Certo. È successo quasi 10 anni fa durante il documentario Rocco. Il regista decide di chiedere a mio figlio: che pensi di tuo padre? E lì io tremavo perché non ne abbiamo mai parlato, e lui diede una risposta bellissima: penso che papà sia un uomo fortunato, tanto fortunato che è riuscito a fare quello che sognava da bambino. Boom. E il successo, il resto lo vedete tutti, cioè questo è quello che è lui, la sua essenza. Questo mi ha molto toccato. Poi nel tempo ho letto varie interviste, fino a Ballando ultimamente lui, e ho sempre visto questa stima enorme nei miei confronti da parte di tutte e due. Credo che tutto questo venga dalla mia presenza nella loro vita. Non ho mai cercato di comprarli, facendogli regali, facendole quello che papà ti fa avere tutto. E quindi no, io ho sempre visto la differenza di quando andava l'autista ad accompagnarli a scuola, magari perché ero fuori e quando andavo io, o che mi trovavano davanti a scuola e non lo sapevano che li andavo a riprendere quando erano bambini. Vedevo proprio un altro occhio, vedevo degli occhi che mi guardavano con una felicità incredibile. E allora io ho sempre detto: devo essere il più presente possibile, perché un padre puoi dargli tutto quello che ti pare, ma nulla gli può ridare la presenza. Qualsiasi cosa tu faccia nella vita, devi essere coi tuoi figli e sarai ripagato. Devo dirti che tutti e due ragazzi, nessuno dei due ha mai dato senso di papà è pazzo, un perverso, papà è una persona malata. Nessuno di loro, mai. Adesso, se poi dentro di loro qualche piccolo anellino di scompenso me lo vedono, credo che siano in grado di analizzare anche il background, il passato, questa sensibilità legata. Ecco, credo che a loro la serie ha fatto molto bene. A loro hanno due visto un po' di cose. Hanno visto delle cose che... Allora, la serie, ti ripeto, c'è una parte ispirata che serve alla protezione dell'identità di alcuni familiari. Basta. Tutto il resto c'è. Tutto il resto, come direbbe il grande, è noia. Esatto. Lì scusami, questa tua mentalità giustamente anche con i figli eccetera, ma tuo cugino non l'hai mai rimproverato che ha lasciato sua figlia, che non l'ha più vista? Gli hai mai detto? Mio cugino è morto il 2 marzo di 4 anni fa perché gli è esploso il cuore, e la figlia è venuta al funerale, che non aveva più visto il papà da quando aveva 4 anni. Io ho visto Cristina, ho detto non ci credo. Mi si presenta e mi dice: ciao zio, sono Cristina. Io stavo morendo quando sei venuto a vedere tuo padre. Sì, no, soprattutto sono venuto a chiederti se papà mi amava, mi ha mai amato.
brividi. E ho detto: Cristina, quel cuore che gli è esploso perché ha fatto quella stronzata. Lui mi parlava sempre dicendomi che lui ti ascoltava, che parlava con te, che vi sentivate tutti i giorni, e lei piange, mi dice: non è vero. Capisci? Cioè lui si era autoconvinto, Si era costruito tutto un mondo per reagire a quei sensi di colpa di quello che ha combinato con sta ragazza. E devo dirti che è stato veramente terrificante quella situazione, perché questa bambina gracilina a Milano, me la ricordo, mi saltava addosso, zio, e poi tutto un tratto mai più vista. Lui ha avuto 4 nipotini da questa ragazza che si è sposata con un americano, fantastica, però non ha mai visto i nipotini, e lui mi diceva a me invece: no, li sento, era tutto costruito nella sua testa, perché sapeva che purtroppo per il suo amore di questa vita libera, perché poi diciamo la verità, il porno è stata la mia libertà. Oggi è uscito un articolo di Borghi su Repubblica che parla proprio di questo, cioè ha proprio detto l'essenza. Rocco Siffredi per me è la rappresentazione della libertà di quest'uomo che ha voluto fare qualcosa contro tutto e tutti, anche la famiglia, pur di vivere se stesso, la sua vita. Ok, la mia vita è stata trafitta da quel senso di sessualità così forte, alla quale ho cercato il riscatto, ma io all'inizio te l'ho detto, l'avrei fatto gratis e avrei pagato, quindi non è per fare i soldi sono arrivati quando ho cominciato a vedere che Rocco, are you free? Poi eri bravo in questa cosa qua. Eri bravo poi. No, poi ho dovuto, siccome nonno, come dicevamo, nonno non mi ha fatto con 7 dita, aveva preferito 3 uccelli e 7 dita, ma ero uno. Però gli sei anche un po' predestinato, perché se ci nasci pure con quella dote fisica lì, vuol dire che cazzo la tua strada in qualche modo è quella. Ale, tra l'altro, quando era passato dal baseball in generale, comunque quando mi raccontava del film, oltre al grande rapporto che poi si è creato tra di voi, mi raccontava che ti sei commosso anche durante le riprese di questo. Cioè tu sei stato sul set durante le riprese della serie. Con Moana, mi ricordo, l'ho visto in una scena con Moana, era pazzesco, era seduto su questo divano con Pontello e Moana e facevano 6-3, è incredibile. È incredibile perché ti riporta dietro e tu ti dici: cazzo, mio cugino se fosse stato veramente vivo avrebbe detto solo questo: oh, ma ti rende conto, Siffredi? Tu sei partito per farti dupello e guarda che cazzo hai combinato. Avrebbe detto questo. Cioè, non eravamo partiti per tutto questo. Quindi vedere Alessandro Borghi, che io quando ho visto nella serie Suburra mi sono innamorato del suo personaggio, Aureliano, questa faccia pazzesca, me lo ritrovo a fare Siffredi, perché il mio sogno era proprio che lui interpretasse me. Io ti dico, io ero un fan anche di Elio Germano, lo trovo un attore fantastico, però quando ho visto Borghi ho detto: no, questo è Siffredi. C'è qualcosa in Borghi dove io trovo che abbiamo una sessualità, adesso non voglio sparare una cazzata, però c'è qualcosa che ci accomuna, che vi lega. Più di qualcosa, o cercare di capire, o cercare di, non lo so, nei suoi occhi io vedo una deeply immersion nella sessualità. Io credo che anche lui abbia scelto di fare questo ruolo anche per se stesso, all'interno di questa. Ci sono più ragioni, non posso parlare di questo, ma ti do i miei punti di vista e ti dico, rivedermi lui che mi interpreta. Poi nessuno sa una storia, non è mai stato detto, lo dico la prima volta qui. Borghi usa tutti i miei vestiti originali in tutta la serie. Sono venuti a Budapest, hanno preso costumeria. Sì, ma tu sai perché? Perché io mi sono tenuto i costumi originali, avendo la produzione a Budapest, e ho fatto un guardaroba per gli attori quando non si portano la roba ma arrivano con le buste con delle stronzate dentro. Quelli che mi assomigliano come fisico dico: oh, c'ho tutto, che ti serve? Però è tutto Versace, perché all'epoca io vestivo Versace negli anni 90, quindi tutto Versace. Che adesso è tornato, cioè è praticamente quella roba lì. Però Borghi in tutta la serie si veste con la mia roba, quindi vedere Borghi con i miei vestiti, Moana che è lì, cioè per me non è stato emozionante. È lì che ti sei commosso? Sì, è stato pazzesco. Queste immagini qua sono pazzesche.
Cioè, comunque sono bei non ricordi. so sulla sessualità, ma c'è un lato umano anche molto che vi comuna di sensibilità, di tante cose. Sì, perché Borghi è un grandissimo attore, quindi se non Certo. hai la sensibilità bella forte, No, come fai? Come fatica fai a a fare questo interpretare lavoro? Come tutto fai a questo. fare questo lavoro? Ma il motivo per cui hai smesso è per la tua famiglia? Sì. No, allora, il motivo per cui ho smesso è per la vergogna nei confronti dei miei figli, innanzitutto perché con mia moglie c'è una storia. Certo. Mia moglie mi ha sempre detto: io non ti vorrò mai a casa triste. Io ho capito che tu, cioè dove ti senti più felice è sul tuo mondo, sul tuo set. Non mollare sto lavoro per me. E me lo disse dopo la storia della telefonata. Mi disse: se vuoi continuare, se non vuoi andare da un sessuologo, se no, vai sul set, divertiti, ma non fare le stronzate fuori. Questo era il base. Quindi io con mia moglie non ho mai avuto un problema primordiale. Il vero, perché mia moglie mi conosce, Siffredi, non è che ci sono diventato. I figli è diverso. I figli hai messi al mondo tu. Ai figli sei tu che li devi educare, è la tua responsabilità. Io non capisco questi genitori che fanno i figli e poi li mollano. Cioè, questo vabbè, lasciamo perdere, Certo, roba mia. Per me era: tu non hai scelto di nascere mio figlio, quindi io ti devo portare avanti e ti devo togliere il massimo che posso di tutti i cazzi che ti possono arrivare. Dalla scuola li abbiamo portati a Budapest apposta, c'è tutto un perché. E quindi per me, a un certo punto mi dico: aspetta, questi mo hanno 8 anni, 10 anni, 12. Un giorno arriva il piccolino, Leonardino, non so che cazzo gli ha preso, non so che cosa ha visto. Mi arriva, ci avrà avuto 5-6 anni, perché io ero sempre dell'idea, mi comincio a sentire strano, perché sti bambini arrivano, però sai com'è, quando uno gli piace quello che fa, rimanda il giorno dopo, no? Domani lo faccio, domani. Arriva e mi fa col ditino: papà, ma adesso tu sexy lo fai solo con mamma, vero? E io dico, lo guardo negli occhi, la prima risposta è: ma certo. Ma dentro di me dicevo: ma che cazzo mi sta chiedendo sta roba? Ma che c'è? Ma è andata lì a lamentarsi, vede la tristezza. Che succede? Però tu cosa fai? Vuoi mentire a un bambino? Al bambino non puoi mentire, devi dire la verità. Quindi il giorno dopo smetto. Il giorno dopo che Leo mi dice: tu ora sexy lo fai solo con mamma, e io glielo prometto, io smetto. Da quel giorno è iniziata la dipendenza di Siffredi, perché fino a quel giorno io non lo sapevo che ero sesso dipendente, perché la dipendenza era legata al fatto che facevo 2 o 3 scene di continuo tutti i giorni sul set. Quindi tu smetti e che ne sai, quando smetti capisci che c'hai un problema, perché poi è come un calciatore, dai. I calciatori che finiscono la carriera entrano in depressione, ecco, la stessa roba. Sì, quel tipo di adrenalina, quel tipo di roba lì non ce l'hai emozione. più. Ma per me era veramente sessuale, però. Sì. Non era solo adrenalina, era proprio sex. Io mi ricordo che all'inizio l'ho vissuta male. Io all'inizio, quando dirigevo gli attori che vedevo che non Anche facevano... perché poi resti lì, non è che te ne vai, non è... Cioè, sei comunque guarda, lì. io ti dico, alcuni attori mi hanno maledetto, perché io ero il regista, il cameraman, quando vedevo queste ragazze pazzesche e gli attori che ci mettevano poca passione, mi veniva ad appoggiare la camera e dire: batti, tu cazzo devi andare, vai via. Cioè, però ero io che non stavo bene, non erano gli attori, che vedevo tutto troppo, era complicato. Nasce tutto lì e ogni 5-6 anni ci ricasco, nel senso che ogni volta dicevo: vabbè, smetto e poi ricomincio, poi smetto, poi ricomincio, andate avanti, ti dico, fino quasi ai 55 anni. Il pezzo forte, terribile, è stato ai 50 anni, quando ho fatto il documentario, perché lì a 50 anni ho fatto proprio il resoconto della vita e ho capito: Siffredi, togliti dalle palle, ma proprio vero, perché mi vedevo io e ste ragazze giovanissime, cioè veramente 20 anni, 21 anni, 19 anni, ma che cazzo devi fare? Queste le devono scopare i tuoi figli, non tu. Questa era, cioè, l'immagine nella mia testa che mi ha proprio portato fuori. Adesso tu mi dirai: Siffredi, ma se non avevi sti 2 ragazzi, stavi ancora a fare il porno da 60enne? Ti devo dire. No, io ti devo dire a te invece:
probabilmente mi sarei buttato sulle Avresti cambiato, avrei cambiato il target. il target, sarei andato molto più alto, perché poi c'è qualcosa. Allora io dico Anche se sempre, queste ragazze giovani vogliono comunque te. A me no, questa cosa m'ha ma colpito molto. questo è pazzesco. Loro non vedono la parte fisica, loro vedono io devo farlo con Rocco Siffredi. Cioè, questo è come mettere. Ho lavorato anche con lui. Per me invece è complicato, fermo restando che io ho una mia visione. Il sesso appartiene a tutti, belli, brutti, old, young, colori misti, appartiene a tutti, è di diritto a tutti, e soprattutto non ci deve essere un limite d'età, mai. Questa è nella vita mia, nel mio modo di pensare. Poi in realtà in prima persona, quando mi metto lì davanti e dico ma io posso rappresentare il piacere per le donne come sono diventato, tante donne mi dicono no, credimi, sei meglio di alcuni ragazzi giovani. Io dico no ragazzi, a tutto c'è un limite, e quindi mi sono tolto dalle palle. Ci vuole anche, insomma, capacità nel fare questo tipo di scelta. Sì, però per me è stata l'unica capacità. E poi c'è anche un altro motivo. Devo essere io a decidere, non più lui. Esatto. Non lui. Perché se io continuo a fare l'attore, il mostro dentro me lo tengo sempre dietro. Tra l'altro prima hai citato il documentario che mi aveva colpito molto, e insomma, tu racconti un aneddoto fortissimo, secondo me almeno mi aveva leggermente spiazzato, che credo poi si colleghi a questo discorso non so se di dipendenza o in quel momento lì che cosa fosse, che era quello del funerale di tua mamma. Sì. Quella roba è incredibile. C'è Cruciani che è impazzito, me l'ha fatto raccontare 50 volte, quel perverso di Cruciani. No, era oggettivamente... Sì, però vedi, anche qui adesso ci sarebbe uno spoiler da raccontare nella serie, se te la racconto è ancora più forte, però nella serie è abbastanza forte, però sai, nella serie le cose vengono messe anche per dare altri, però te la voglio dire perché è importante questa. Nella serie viene raffigurata nel cimitero durante il funerale, in realtà è successo il giorno dopo. Io sto per andare via e la signora, l'amica di mia mamma, mi chiama dalla finestra sopra e mi fa Rocco, vieni su, vieni a salutare Rocco. Mi prende, io piango, mi prende, mi fa sedere sulle sue gambe come un bambino, cioè mi fa sedere mi siedo sulle sue due gambe di traverso come se tiene un bambino, così. E mi ricordo che era il 16 marzo, quindi c'è morta mia madre, o il 16 o il 17, perché mi sa che il funerale è stato fatto 2 giorni dopo, vabbè, comunque dal 18 marzo, una cosa del genere. E mi ricordo che mi cullava, bambino mio Rocco, io ti ho tenuto sulle braccia, bambino mio Rocco, ti ho tenuto sulle braccia da bambino, ti ho visto nascere, non piangere, mamma sta bene, non piangere. E però mentre succedeva tutto questo, questa c'aveva ste tettone in faccia a me. Cioè io stavo così. Lei quanti anni aveva più o meno? Sì. La settantina. Con le lacrime sul seno. Io mi ricordo, ero tutto il naso pieno. Moccolo, sì, provato. Molto provato. Non mi Allora io sono stato 2 mesi a fianco a mia madre. 2 mesi, ero l'unico che poteva farlo. Ho lasciato il lavoro a Los Angeles, sono tornato, mi chiama mia sorella, mi fa se non torni tua madre non la vedi più. Mi sono fermato lì, gli toglievo il sangue alle 6 di pomeriggio, alle 6 di mattina, perché le vomitava, che aveva le vene rotte da una cirrosi epatica, mai toccato l'alcol, per un'epatite del dopoguerra. Mia madre muore per questo. E ti dico, 2 mesi vicino a questa donna, sofferente così, io mettevo il sangue fuori, piangevo, tornavo dentro e sorridevo, dicevo mamma, tutto a posto, non ti preoccupare, vedrai che andrà bene. E l'ultima settimana mia madre entra in coma epatico, e mentre l'abbraccio mi morde e mi graffia, io piangevo e dicevo ma come si è ridotto, cioè come ci si riduce, è possibile che non mi riconosci? Mamma sono Rocco. Mia madre muore una sera, la mattina alle 6 di mattina, ero abbracciato, ho sentito un freddo terribile, viene l'infermiera mi dice Rocco, mi dispiace ma tua mamma non c'è più. Io da quel momento in poi l'ho abbracciata e non ho mai più pianto, perché ho detto finalmente, perché avevo passato quella settimana terribile, io ero l'unico che non piangeva più, ma ero vuoto. Ti continuo questo barcollare. Non so che mi è successo, non lo so.
Non lo so, mi sono alzato, c'ho il cazzo durissimo, mi sono alzato. Questo mentre eri... Sì, mi sono alzato, ho aperto, ho fatto così, gliel'ho appoggiato sulle labbra, non in bocca come si vede nella serie, non è stato fatto nessun pompino, niente. Ho fatto così e ho schizzato tutto in faccia, dopodiché lei mi guardava come per dire non ti preoccupare, tutto a posto, mi sono vergognato come una merda, l'ho rimesso dentro, sono uscito, mi sono girato e lei mi ha salutato, ma non c'è stato nessun pompino, sono io che ho avuto questa reazione d'amore, di pazzia, non lo so cosa mi è successo, ma non è me l'ha preso in bocca piuttosto, no, è stata una situazione, io credo estremamente difficile da capire, certo. Perché ho fatto sta roba qui, cosa sia successo, soprattutto perché il cazzo è diventato, forse perché stavo appoggiato col viso, non lo so. So solo che questa è la verità. È quello che è successo. Sì, insomma, io, vabbè, a parte che ti ringrazio un casino per questa chiacchierata, che è la generosità anche di racconto, ma un'ultima cosa, la situazione del porno oggi, cioè è cambiato tanto, no? Nel tempo. Tu comunque... Totalmente. Siamo nel prefuturo. Nel prefuturo. Secondo me sì, perché, ma io parlo, porno per me vuol dire società, perché noi siamo sempre... Siamo un po' quelli che anticipiamo quello che succede nel mondo, se ci fai caso, perché io quando ho iniziato il porno mi ricordo che si scopava come si faceva. Questo a casa. È vero, l'avevo, cioè anche non so, tecnologicamente, tutto, no? Tutto, il deepfake è partito dal porno, poi adesso lo usano nella politica. Ma lo stesso Netflix, certo. Se tu vedi come è fatto, richiama i siti hard, categorie, sì, preferenze. No, io direi che il porno, secondo me, è la cosa ancora più, grazie a internet si spasa ancora di più, però è cambiata, ma è cambiata proprio, nel senso, anni 80, 90, 2000, io mi ricordo, siamo negli anni 90, siamo negli anni 2000, no, adesso siamo nel prefuturo, quindi le generazioni telefonini, è tutto, si fa tutto quasi, non si capisce neanche perché, c'è tanta confusione, non esiste più il porno che ho fatto io. Oggi io mi limito a ricordare delle cose che ho imparato, che ho fatto e cerco di trasmetterle. Tu pensa agli attori, una giornata normale, mi arrivano gli attori, stanno tutti sul telefonino, le attrici, cazzi loro, tu cerchi di cercare di far trovare un po' di feeling, non ne frega niente a nessuno, malapena si salutano e iniziano le scene di sesso in base alle tue indicazioni, ma in realtà non c'è bisogno di connessione perché si sparano sti punturoni oramai il 99%. Non so se è rimasto uno o due attori al mondo che non usa nulla. Quindi avendo tutto sulla chimica, le attrici non si sognano più neanche di pensare di fare le pornostar con uno che inizia oggi. Perché ti dicono no, tu devi sapere avere l'erezione, devi venire quando lo decidiamo, cioè è diventato artificiale al massimo. Beh, però anche è diventato un'industria, ma quando si dice special effect, all the way. Sì, c'è anche tutta quella parte lì, ma è cambiata totalmente anche l'accessibilità, no? La fruizione, ci sono una miriade di contenuti in più, ci accedi quando vuoi, anche il discorso di OnlyFans, tu come lo vedi? Grandissima opportunità per le persone che hanno quello che diciamo l'inizio, che hanno intenzioni, quel tipo di vocazione, quel tipo di vocazione e cosa vogliono fare, distruttivo per tanti altri. Per questo dico un messaggio molto importante alle ragazze: attenzione, nella vita bisogna sudare per guadagnarsi i soldi, non lasciatevi influenzare dalle stronzate che vi dicono, che vi fanno vedere, ma non lo dico per fare il bacchettone, perché io anche a Malena, quando è arrivata da me, gli dissi: di dove sei? Puglia, vicino al paesino. Ma che sei matta, ti massacrano. E Malena sembrava un prete più che Rocco Siffredi. Mi ha detto: oh, ma vuoi che faccio film? Ma io ti dico, guarda che una volta che hai iniziato con me sono cazzi, perché poi ti riconoscono tutti. E questa è la verità. Martina Smeraldi, mi ricordo che iniziò con un personaggio qui in Italia, dopodiché 3 mesi non ha fatto più nulla, viene da me perché voleva iniziare. Ho detto: Martina, sicuro? Perché poi io sono a livello mondiale, esci e ti vedono tutti. Martina però aveva le idee non chiare, di più. Cioè Martina Smeraldi è veramente la teenager 2.0. Allora, o siete
delle Martine Smeraldi oppure lasciate perdere. Certo. Questo è il mio... Lo sai cos'è? Non capiscono che purtroppo il mondo non è cambiato, sta cambiando, ma non è cambiato. Dentro. E sei ancora dentro. Se tu ti metti a fare nudità, te la sbatteranno sempre in faccia. Se fai porno, te lo sbatteranno sempre in faccia. Adesso qualcuno dirà: Siffredi, però su di te hanno fatto una serie. E cazzo, sono pure 40 anni che lavoro duro, infatti, e sono cambiati i tempi. Quindi voglio dire, ho avuto culo, devo dire grazie, è stato bellissimo. Ma non sono partito con l'idea che avrebbero fatto una serie. Questa è la grande, è tutta una conseguenza, questa è una grande cosa. C'è un erede di Rocco Siffredi? Mia moglie dice impossibile, dice che sono l'ultimo samurai, però devo dirti la verità, la pura verità. Se questo te lo giuro, se Rocco Siffredi fosse nato oggi non sarebbe mai diventato Rocco Siffredi. Io sono reale. Sì. Sono nato nell'epoca in cui concreta, gli anni 90. Se mi dici quali sono stati gli anni più belli del porno, gli anni 90, gli Oscar a destra e a sinistra, Cannes, durante il Festival di Cannes avevamo Jean-Claude Van Damme che veniva a ridere, a divertirsi, avevamo Mike Tyson, avevamo Snoopy Dogg, Ice-T, Ice Cube che venivano tutti a divertirsi, cioè era veramente il top, era l'inizio di un mondo libero che ultimamente si sta richiudendo, attenzione. Io lo sai cosa dico sempre? Quando ho iniziato sto lavoro l'ho iniziato perché volevo scoparmi il mondo, buttiamola letteralmente. Oggi ti dico, ecco perché ti dicevo prima di Borghi, l'ho fatto per la libertà di essere me stesso. Oggi io ricevo... E nessuno lo sa, ma io ricevo messaggi dall'Afghanistan, dalla Turchia, dal Nord Africa, dall'Africa, dall'India, di ragazzi che vorrebbero fare porno, dall'Iran. Io dico, ma questi qua, ma come cazzo gli viene in mente? Da dove vengono? Ma come faccio a aiutarti? E questo ti fa capire, ma che culo abbiamo noi a essere nati qua per poter essere liberi. È quello che mi dico, attenzione ragazzi, perché la libertà ultimamente la vedo un po' tornare dietro. E questa è una delle 100 cose che ci lasci su cui riflettere. In realtà Rocco, io ti ringrazio davvero un casino per questa chiacchierata, è stata per me bellissima, credo anche volata. Abbiamo parlato decisamente anche più del previsto, ma sarei andato avanti. Ci allunghiamo sempre. Con Rocco ci si allunga sempre. Quando vuoi Rocco che ripassi di qui, la porta del basement per te è sempre aperta, e grazie davvero. Spero che si faccia la seconda stagione. A prescindere, quando vuoi. No, però dicevo, ti porterò mia moglie. Perché poi riguarderà lei. Molto di più. Signori, è successo. Rocco Siffredi è passato dal basement.